Salute a tutti. Leggiamo. Firenze. DNA sconosciuto riapre la caccia al mostro. Riesumate quella vittima, l'unica che lottò col killer. Era su un proiettile trovato nella tenda dei fidanzati francesi e parte della sequenza compare in altri 2 duplici omicidi. Ora il confronto decisivo per capire a chi apparteneva. E questo è il titolo di un articolo uscito sulla Repubblica del 29 luglio di quest'anno, 29 luglio scorso. È uscito 2 giorni dopo che io avevo registrato il mio video sul DNA e sull'impronta, e per cui non ho fatto in tempo a parlarne. Ma nel frattempo ne hanno parlato abbondantemente altri, sicuramente gente molto più qualificata di me, però vorrei dire qualcosa anch'io, se non altro perché ho cercato di capire qualcosa di più di questa materia del DNA, visto che queste notizie si fa fatica a capire quanta importanza abbiano. Allora ho cercato di capirne qualcosa in più e quello che ho capito lo comunico a tutti voi. Naturalmente chiedo un po' di pazienza da parte di chi conosce bene la materia, perché naturalmente io quello che dirò è possibile che faccia degli errori e comunque è qualcosa a livello così molto primitivo. In ogni caso, vediamo qui la persona che ha dato origine all'articolo, la persona che ha fatto le dichiarazioni che adesso vi dico, che è Lorenzo Iovino, un ematologo, non è un genetista, un ematologo che lavora in America, si occupa di trapianti di midollo, ma insomma evidentemente la materia la conosce. Questo Iovino è stato incaricato dall'avvocato Vieri Adriani di fare un controllo delle perizie di Ugo Ricci, il genetista di cui abbiamo visto nel video scorso, che la procura aveva incaricato di verificare la presenza di DNA nei vari reperti e così via. Iovino ha fatto un esame della sua perizia, per cui non ha ripetuto esami sui reperti, ha semplicemente fatto un controllo sulla perizia e si è convinto che sui proiettili periziati da Ricci lui aveva trovato, poi lo vedremo, aveva trovato un DNA del perito che li aveva esaminati prima di lui. Secondo Iovino ci sarebbe un altro DNA, un DNA sconosciuto, che non sarebbe compatibile con gli altri DNA trovati, per esempio nemmeno con quello dei pantaloni, trovato sui pantaloni di Jean Michel. Il DNA di questo sconosciuto 1 sarebbe presente almeno su tre proiettili. Il proiettile detto V3, il proiettile V3, che è, tra tutti i proiettili adesso è il proiettile più famoso, perché è quello che è stato estratto qualche anno fa dal cuscino dei ragazzi francesi, che era rimasto lì per tantissimi anni. Qual è il pregio di questo proiettile? Che non è stato maneggiato da tutti i consulenti, da tutti i periti che hanno maneggiato gli altri proiettili, no? Che fin dal momento in cui sono stati repertati sono andati in mano a tante persone. Per cui da un punto di vista genetico è un proiettile più incontaminato, potrebbe essere un proiettile incontaminato, poi vedremo che non è così. Ecco, in ogni caso Iovino ritiene che su questo proiettile e su altri 2, uno di Giovoli e uno di Vicchio, ci possa essere del DNA di un personaggio sconosciuto. In effetti del DNA è stato trovato su questi proiettili da Ricci, ma come vedremo era un DNA del perito che li aveva esaminati, il perito Minervini. Comunque andiamo per gradi. Allora, prima di arrivare a vedere questi risultati, diamo così in breve, io ho cercato di capire cosa c'è dietro questo discorso del DNA da un punto di vista di genetica forense, nel mio piccolo ve lo racconto. Beh, allora il DNA, cos'è il DNA? Il DNA è una sostanza organica, una molecola che sta alla base della vita. Ogni nostra cellula lo contiene e questa sostanza è composta, è notissima la sua forma, è composta da, vediamo qui, è una doppia elica. Praticamente ci sono 2 filamenti che si avvolgono l'uno attorno all'altro e sono uniti da delle molecole che si chiamano, sono 4, di 4 tipi.
adenina, timina, citosina e guanina. Qui vediamo la loro composizione, dentro hanno idrogeno, ossigeno, azoto, carbonio, vedo. Qui ce n'è anche una quinta, l'uracile, che però non fa parte del DNA ma dell'RNA, che è un'altra cosa che adesso non stiamo a vedere cos'è. Queste 4 molecole si accoppiano 2 a 2. L'adenina va con la timina e la citosina va con la guanina. Abbiamo che nel DNA della persona, poi il DNA è comune naturalmente a tutti gli esseri viventi, ma parliamo del DNA della persona, questa struttura ha 3 miliardi e oltre di queste connessioni. Cioè queste coppie di adenina, timina e citosina e guanina sono 3 miliardi e oltre. È un numero spropositato, poi vediamo perché, ai fini, diciamo così, del recupero delle caratteristiche della persona. Ma a cosa serve il DNA? Beh, lo sappiamo tutti, è un codice, una serie di istruzioni che dicono all'organismo come produrre delle proteine che poi vanno a formare le nostre cellule, per cui abbiamo una prima fase della nostra vita dove nasciamo e cresciamo, per cui c'è un accrescimento del corpo, ma poi quando il corpo ha finito di accrescersi non è che le cellule non si riproducono più, le cellule continuano a morire e vengono sostituite da cellule nuove. Ecco, questo processo viene regolato dal DNA. Naturalmente le cellule che nascono per una persona sono differenti dalle cellule che nascono per un passerotto, per esempio. No, per lui le cellule sono di altro tipo e il suo DNA fa in modo che vengano fuori cellule di quel tipo. A lui gli verrà fuori il becco e noi avremo i denti, insomma. Il DNA che è dentro ogni cellula, cioè ogni nostra cellula ha tutto il DNA di tutte le altre cellule, cioè sono tutti uguali più o meno, c'è un qualche piccola differenza. In ogni caso questo DNA dentro la cellula è distribuito in 46 cromosomi. Io parlo del DNA del nucleo, c'è un DNA, quello che interessa a noi è quello del nucleo, che è nel nucleo della cellula. C'è un DNA che è fuori dal nucleo, dentro i mitocondri, che sono dei corpuscoletti che circolano nel citoplasma della cellula. Lì c'è il DNA mitocondriale, è DNA di un altro tipo, lasciamolo perdere, non siamo qui per una lezione di DNA. Parliamo di DNA nucleare. Ecco, quello è diviso in 46 cromosomi, che sono delle formazioni dove questo filamento che abbiamo visto prima si raggomitola tutto, formando una specie di X. Eccola qui. Questa è la forma di un cromosoma, più o meno, dove c'è questo filamento dentro che contiene queste coppie di molecole che si susseguono una dietro l'altra, formano delle zone che sono chiamate geni, perché queste parti in cui si divide il DNA, ognuna è deputata a un certo lavoro, per cui avremo il gene che si preoccupa che ne so, dei muscoli, quell'altro che io lo dico una cosa così proprio terra, no? Ma tanto per capirci, cioè ogni gene si preoccupa di fare un certo lavoro sul nostro corpo e questi geni sono comuni per la stragrande maggioranza a tutta la popolazione umana. Non hanno calcolato esattamente il numero di geni, ce ne sono circa 25.000 nel DNA umano. Dei 25.000 geni che noi abbiamo dentro il nostro DNA, soltanto l'1,5% ci differenzia dalle altre specie, cioè sono 1,5% di questi sono tipicamente nostri, della specie umana. Poi andiamo ancora più in dettaglio, arrivando anche a identificare dei geni che non sono uguali per tutte le persone, ma sono leggermente diversi. Credo che si chiamino alleli, io credo che sia questo, cioè il gene che poi c'è nella persona, è particolare di quella persona e noi abbiamo sempre due coppie, geni a coppie di due, uno che ce lo dà la madre e uno che ce lo dà il padre. C'è un'unica coppia che si differenzia e che determina il sesso, cioè la donna ha due coppie dette XX, l'uomo ha due coppie, una X e una Y, è una X che ha perso la gambetta. Per cui abbiamo delle differenziazioni che determinano il singolo esemplare, per cui avremo come persone dei geni in comune,
ma alcuni di questi geni sono differenti tra le varie persone e determinano proprio quella persona. E qui arriviamo alla questione che ci interessa a noi, perché oltre ad avere la funzione di dare le istruzioni al nostro corpo come accrescersi, ma questo DNA come conseguenza, come effetto collaterale, ha quello di costituire un codice univoco di tutti noi. Cioè ognuno di noi ha il suo DNA differente da tutti gli altri. Sono soltanto i gemelli omozigoti che condividono lo stesso DNA. Tutte le persone hanno DNA diverso, tutti gli altri. La genetica forense cosa fa? La genetica forense va a cercare il DNA sulla scena di un crimine e cerca di determinare questo DNA a chi appartenga. Casi tipici sono, c'è un cadavere che è un cadavere sconosciuto di una persona senza nome, si va a fare il test del DNA e magari ci sono dei parenti, è un cadavere magari irriconoscibile, no? Un cadavere che è stato trovato dopo tanto tempo. E si va dai presumibili parenti, perché il DNA sappiamo che si trasmette dai genitori ai figli in percentuale al 50%, per cui si va a vedere se magari questi parenti sono i parenti di questa persona morta. Oppure c'è un omicidio, si deve scoprire il colpevole. Allora il DNA si trova anche in poche cellule che il corpo umano perde, per esempio la pelle sappiamo che si rinnova continuamente e perde delle cellule che sono morte che vengono sostituite da cellule nuove. Ecco, quelle cellule morte sono morte però hanno ancora a bordo il DNA, per cui se quelle cellule vengono da una mano che tocca qualcosa, vengono lasciate lì, il genetista può raccoglierle e può andare a ricercare il DNA. Sappiamo che in una sequenza di simboli le combinazioni possibili sono date dal numero di simboli elevato al numero di posizioni che abbiamo a disposizione. Insomma, se noi abbiamo una posizione con 4 possibili simboli, che sono questi di queste 4 basi azotate, si chiamano basi azotate, noi abbiamo 4 possibili codici, ma se noi aggiungiamo una posizione ne abbiamo 4 per 4, 16. Se aggiungiamo un'altra posizione moltiplichiamo ancora per 4, così andando avanti. Ora, abbiamo detto che la gran parte del DNA è comune a tutti gli esseri viventi, poi c'è un'altra quota che è comune a tutte le persone, per cui c'è soltanto una piccola parte di DNA che caratterizza l'individuo, ma abbiamo visto che fare 4 per 4 per 4 si fa presto ad arrivare a miliardi, miliardi e miliardi e miliardi, per cui comunque avremo sempre un codice univoco e il genetista cerca appunto quello. Naturalmente può anche non trovare il DNA completo, il codice completo, perché è un codice sovrabbondante, cioè non è come il codice fiscale, noi abbiamo un codice fiscale che è di 13 posizioni. Se noi andiamo a togliere qualcosa da questo codice fiscale non diventa più univoco, perché ci sarà qualcun altro che, tolte quelle parti lì, il resto ce l'ha uguale a noi. Con il DNA la cosa è molto più difficile, perché il numero di elementi che compongono questo codice è molto molto elevato, per cui anche prendendone soltanto delle parti si ottengono comunque dei codici, alla fine un codice univoco e si individua la persona. Però quando c'è un DNA troppo poco, ce n'è troppo poco, insomma, e a quel punto magari si ottiene un DNA che non identifica proprio una persona, ma magari può servire anche per identificare, che ne so, addirittura il colore dei capelli, il colore degli occhi e certe altre caratteristiche somatiche della persona, per cui può aiutare anche quello in sede di indagine, anche se non aiuta proprio in sede processuale perché non individua una persona. Ecco, teniamo conto di un fatto, che la genetica ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, si è riusciti a trovare questo DNA, a analizzare questo DNA in quantità biologiche piccolissime. Ci sono delle tecniche che consentono di replicare il DNA piccolo, poco, quando ce n'è troppo poco, replicarlo per poi analizzarlo. Ma poi ci sono anche strumenti software, abbiamo l'informatica che ci circonda da ogni parte, naturalmente anche lì, e questi strumenti software riescono comunque a ottenere delle sequenze anche magari riempiendo dei vuoti che attraverso delle formule matematiche si riesce a capire
che cosa ci deve essere messo dentro. Ma andiamo un pochino, per quello che ho capito io, un pochino più nello specifico per vedere quali sono gli strumenti in mano al genetista. Abbiamo detto che la gran parte del DNA non è individualizzante perché è comune a tutte le specie, a tutti gli esseri viventi. C'è un'altra parte che è comune a tutte le persone, tutti gli umani. In quello che resta, il genetista va a cercare i cosiddetti marcatori genetici. Cioè ci sono delle zone all'interno del cromosoma, sono delle zone ben precise che sono chiamate locus. In queste zone ci stanno dei marcatori genetici che sono parti di DNA che fanno una certa cosa e che sono ben noti, insomma, sono riconoscibili e danno una differenziazione tra individuo e individuo. Questi marcatori genetici sono stati codificati, cioè a ognuno è stato dato un codice in base alla posizione all'interno del cromosoma. Ognuno di questi ha un codice e il genetista va a cercare questi marcatori genetici e li confronta con i marcatori genetici del DNA di confronto. E se trova che sono uguali, il DNA è lo stesso. Ecco, ora, da quello che ho capito io leggendo, non è che il confronto è un confronto come 2 uguale 2, è un confronto che, soprattutto considerando la difficoltà che ci può essere in certi casi partendo da DNA molto minimi, ci vuole anche una certa interpretazione da parte del genetista, no? Ecco, questo ci dice che Jovino, come si chiama? Lorenzo, questo Jovino ha interpretato i dati di Ugo Ricci in un modo leggermente diverso da lui. Cioè Ugo Ricci, in quei risultati che lui ha riportato nella sua perizia, non ha visto quello che ci ha visto Lorenzo Jovino. Ma vediamo, andiamoci per gradi, arriviamoci per gradi. Arriviamo a questo esame, cioè noi abbiamo visto che la procura, nell'ambito dell'inchiesta vigilanti, aveva affidato a Ugo Ricci degli esami genetici sui reperti della tenda di Scopeti, su qualche altra cosa. A un certo momento, non subito, ma dopo un po', ordinò degli esami genetici anche sui bossoli e sui proiettili che esistevano agli atti, cioè tutti quelli che erano stati raccolti. La speranza maggiore era quella di trovare qualcosa di interessante sul proiettile cosiddetto V3, trovato dentro il cuscino della tenda dei francesi qualche anno fa, era rimasto lì, sempre lì, incontaminato, cioè non ci aveva messo le mani addosso nessuno, per cui io penso che la procura avesse la speranza di trovare qualcosa su questo proiettile. Però fu fatto un grosso errore, vediamo quale errore. Allora, il genetista Ricci si mise al lavoro e qui vediamo una tabellina di risultati su questo proiettile V3. I codici V3 e altri sono i codici assegnati dal perito balistico Minervini a questi reperti. Ricci ne assegnò altri. Vediamo che questo proiettile V3 per Ricci era il 706-103. Ecco, qui come si vede noi abbiamo delle righe che sono i marcatori genetici con il loro codice. Nelle colonne, io non so, lì sono 3 colonne probabilmente perché c'è un esame, poi un esame ripetuto, poi non so, il consenso cosa sia, forse sono le conclusioni di questi 2 esami, non lo so. Quei numeri credo che siano, ma non sono sicuro di averlo capito, se qualcuno di voi lo sa che me lo scriva. Credo di aver capito che quei numeri rappresentino, diciamo, la versione di quel marcatore genetico. Cioè, facciamo un esempio, supponiamo che il marcatore genetico sia un gene ben preciso, anche se credo che non ci sia una corrispondenza 1 a 1 tra marcatore genetico e gene. È possibile che un marcatore genetico sia composto di più geni. Non so se è vero anche il contrario, che un gene grande magari possa avere al suo interno più marcatori genetici, non lo so. Chiedo scusa per gli sfondoni che sto dicendo, però tanto per capirci, per arrivare un po' alle nostre conclusioni, c'è da dire che
Quei numerini che compaiono accanto al codice del marcatore genetico sulla colonna dove c'è il codice del reperto, in questo caso è il proiettile V3, che è il 706-103, quei numeri dicono quel marcatore genetico in che forma è. Io so che ci sono gli alleli, che sono le forme nelle quali in ogni individuo si manifesta il gene, probabilmente deve essere una roba del genere, no? Insomma, quando quelli sono uguali in due esami di due DNA diversi vuol dire che il DNA è lo stesso. Naturalmente possono essere uguali in qualche marcatore e magari diversi in altri, no? Io credo che poi il genetista faccia un opportuno bilancio di quelle che sono le uguaglianze, di quelle che sono le differenze, magari alcune differenze possono essere anche imputabili al fatto che il DNA sia degradato, oppure che possa essere un DNA misto nel quale si è infilato nel DNA principale, quello che si sta cercando, si è infilato il DNA di qualcun altro, no? Come credo che sia in questo caso, che poi comunque vedremo. Ecco, in ogni caso abbiamo questa tabellina che dà la situazione dei marcatori per il proiettile V3. Ecco, ma poi esaminando anche tutti gli altri proiettili e bossoli che gli erano stati consegnati, perché a Ricci vennero consegnati tutti i bossoli e tutti i proiettili. Lui li controllò tutti, non trovò su tutti materiale biologico sufficiente a fare gli esami, lo trovò solo su alcuni. Ecco, in questa tabellina vediamo quelli su cui lo trovò e il confronto che lui rilevò tra questo bossolo o proiettile e il V3. Cioè il V3 viene preso come, essendo appunto quello meno contaminato di tutti, viene preso come termine di paragone. Tutti gli altri bossoli e proiettili esistenti già, quelli che era possibile, venne recuperato il DNA e venne fatto il confronto col DNA del proiettile V3. E qui vediamo che ci sono molti riscontri, cioè sono tanti positivi, cioè il confronto positivo vuol dire che sul proiettile V3 c'era lo stesso DNA di tanti altri bossoli e proiettili. Ma allora, questo DNA di chi era? Era il DNA del mostro che aveva maneggiato tutti questi reperti e era rimasto lì? Io penso che qualcuno si sarà fatto la domanda, ma non è che magari sarà di qualcuno che ha maneggiato questi reperti, no, bisogna tener conto che 2 anni prima che Ricci mettesse le mani su questi reperti erano stati esaminati dal perito balistico Minervini. Allora, prima di lui erano stati esaminati tutti i bossoli e tutti i proiettili che erano stati recuperati dalle scene del crimine da 1000 persone. Si era cominciato con la perizia Zuntini sul 68, poi il 74, poi c'erano state altre perizie, poi quando si era scoperto il legame tra Signa e gli altri si erano riguardati tutti, poi c'era stato il processo Pacciani, erano stati riguardati anche lì, insomma erano stati esaminati da tanti periti, per cui ognuno di quelli poteva averci lasciato le proprie tracce, però il V3 l'aveva guardato solo Minervini, e allora Minervini e magari qualche suo assistente. Allora si pensò che la prima cosa da fare era controllare che quel DNA non fosse suo, e in effetti fu acquisito il DNA di Paride Minervini, e non soltanto il suo ma anche quello di un suo assistente. Qui vediamo Andrea Allegri. Ecco, furono acquisiti questi 2 DNA e fu fatto il controllo, e il risultato fu questo: i profili genetici ottenuti dai campioni di cui sopra, quello di Paride Minervini e quello di Andrea Allegri, sono stati confrontati con quello di Uomo Sconosciuto 1, cioè quello che risultava da tutti questi proiettili e bossoli. Profilo genetico ricorrente rilevato su alcuni proiettili e su alcuni bossoli, per il medesimo procedimento penale, eccetera, eccetera. Il profilo genetico del campione 706 PM, Paride Minervini, è coincidente con quello di Uomo Sconosciuto 1. Per cui è da ritenersi che Paride Minervini debba essere identificato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il donatore del materiale biologico presente sui reperti esaminati. Insomma, questo perito aveva tocchicciato, logicamente lui non gli era stato detto evidentemente, no, di usare i guanti,
Lui, da perito balistico, si era messo lì, aveva preso tranquillamente i suoi bossoli, i suoi proiettili, li aveva guardati e ci aveva lasciato le tracce di sudore, cioè quello che le sue cellule epiteliali delle dita erano rimaste lì e avevano determinato questo risultato di Ricci. Ma vediamo qui, diamo un'occhiata, ecco, a questo elenco, dove era stato trovato il DNA di Paride Minervini? Era stato ritrovato in questi bossoli e proiettili, e qui baldi cambi, eccetera, eccetera. Ecco, questi qua. Allora, ritorniamo a Iovino. Cosa ha fatto Lorenzo Iovino? Lorenzo Iovino ha preso in esame la perizia Ricci e se l'è studiata, evidentemente, no? Se l'è studiata da persona esperta. Nella perizia Ricci sono presenti quelle tabelline che già io faccio fatica a capire, ma sono presenti anche delle mappe genetiche che sono ancora più difficili da capire, che io francamente non ci ho nemmeno provato a capirle, no? Però qui ne vediamo una relativa proprio al DNA del proiettile V3. Io credo che un genetista, cioè un esperto come Lorenzo Iovino, dentro qua è riuscito, a quello che si legge nell'articolo, a capire che, tolto il DNA di Paride Minervini, ne rimaneva un altro che lui ritiene possa essere trovato sia sul proiettile V3, questo, ma anche su un proiettile di Giogoli e su un proiettile di Vicchio. Cioè, se noi andiamo a vedere, abbiamo che effettivamente l'unico reperto di Giogoli sul quale Ricci trovò del materiale genetico, del DNA, era il proiettile A2, mentre per quanto riguarda il delitto di Vicchio abbiamo il proiettile E e il bossolo 2 e il bossolo 5. Per Giogoli il risultato con Minervini era il risultato positivo, per Vicchio del proiettile negativo e 2 bossoli positivo. Gli altri reperti non avevano materiale biologico sufficiente. Allora, cosa ha fatto questo Iovino sostanzialmente? Da quello che si capisce dall'articolo, sarebbe riuscito, sottratto il DNA di Minervini, a intravedere un DNA di uno sconosciuto in questi tre proiettili. La notizia ha acceso gli entusiasmi di tutti, no? Di tanti, ha acceso gli entusiasmi di tanti, ma la domanda da porsi è che questo entusiasmo è giustificato? Cioè, Iovino, mi sembra che sull'articolo lo dice, che naturalmente è una speranza, no? Quella di trovare il DNA dell'assassino su questi elementi, è solo una speranza, ma è una speranza quanto probabile. Quale probabilità ha questa speranza di concretizzarsi? Io penso che non ce n'ha proprio nessuno, così da profano, da quello che ho capito. Io ho anche ascoltato un paio di video che sono usciti in questi giorni con il parere di un esperto balistico, e adesso non mi ricordo il nome, ma Corigliano mi sembra che sia, e poi anche di due genetisti, e francamente anche loro mi hanno confermato che le speranze di trovare del DNA dell'assassino su questi bossoli, su questi proiettili, sono inesistenti. Vediamo perché. Prima di tutto pensiamo a come questo DNA l'assassino potrebbe averlo lasciato su questo bossolo o su questo proiettile. Parliamo di proiettile però, perché Iovino l'avrebbe trovato sui proiettili. Il proiettile viene preso, adesso qui c'è un bossolo, ecco, il bossolo è così, il proiettile è un pochino, aumenta un po' la lunghezza, però cosa fa? Cosa faceva l'assassino? Prendeva la scatola, non so se c'aveva un barattolo, prendeva il proiettile, lo infilava dentro il caricatore e poi, quando aveva finito di infilarli tutti, metteva il caricatore nella pistola. E il momento in cui poteva lasciare le sue tracce era quello in cui lo toglieva dalla scatola e lo metteva nel caricatore. Che tracce mai potrà averci lasciato? Qualche cellula sicuramente epiteliale delle dita che si era staccata era finita sul proiettile, ma veramente una cosa minima. Ma infatti una genetista in uno di questi video ha detto che queste tracce sulle cartucce si trovano, ma sulle cartucce oppure sui caricatori, sulle cartucce non esplosi, perché bisogna pensare che poi questa cartuccia fa tutto il suo percorso nella pistola, è già lì
ci potrebbe essere che queste cellule che si sono depositate magari cominciano a perdersi, no? Se ne vanno in giro. Ma supponiamo pure che arrivi nella camera di scoppio con il suo materiale genetico, i gas dello sparo sono a temperature altissime, 1000, 2000, 3000 gradi addirittura. Per cui lambiscono il proiettile, lambiscono il bossolo, per cui il risultato è che tutto quello che c'è sul proiettile soprattutto viene carbonizzato. Ma poi il proiettile subisce un altro trauma quando viaggia dentro la canna. Cioè dentro la canna il proiettile di piombo si gonfia, aderisce alle pareti della canna e poi inizia a roteare come un forsennato perché ci sono le rigature elicoidali della canna che gli danno questo moto, no? Che serve a farlo stare dritto, a farlo andare dritto. Anche in questo moto, oltre a avere il materiale biologico bruciato, anche in questo moto si perde tutto. Poi questo esce. Supponiamo che viaggia alla velocità di 200-300 metri al secondo, non so quant'è, e supponiamo pure che l'impatto con l'aria non tocchi le cellule, però poi arriva e picchia contro qualcosa. Noi abbiamo, no, quando il proiettile attraversa una superficie idonea, che se sul proiettile è rimasto qualche deposito, generalmente depositi carboniosi, oliosi, carboniosi, poi la superficie che viene attraversata li deterge determinando l'orletto di detersione. Ma poi il proiettile arriva addosso a una persona, generalmente entra nel suo corpo e anche lì il materiale genetico, le poche cellule epiteliali che potrebbero essersi depositate dalle dita di chi l'ha inserito nel caricatore è difficile che si possano mantenere, no? Ma poi adesso facciamo una cosa, supponiamo pure che nel proiettile V3 che è rimasto bello integro e che nessuno se non Minervini ha toccato, Minervini o qualche suo assistente oppure quello della scientifica che ha preparato i pacchetti, e che qui bisogna pensare anche a questo, supponiamo pure che quel proiettile avesse del DNA dell'assassino, ma gli altri ce lo potevano avere? Gli altri assolutamente no, perché supponiamo pure che questo DNA fosse arrivato indenne al momento in cui l'anatomopatologo lo ha o estratto dal corpo della persona, del disgraziato che era morto, oppure della scientifica l'ha preso da terra perché era rimasto a terra, e poi questo proiettile è andato in mano a 1000 persone, 1000 no, ma insomma diverse persone, cioè consulenti che l'hanno guardato, l'hanno esaminato, come ha fatto Minervini nel 2018, 17, quello che era, così hanno fatto gli altri, cioè l'hanno maneggiato. Ma se poi ci concentriamo su quel proiettile di Giugoli, ma concentriamoci su quel proiettile di Giugoli. Allora, i proiettili di Giugoli furono trovati fin dai primi periti che li esaminarono, Arcese e Iadevito, in pessime condizioni, perché erano stati messi da chi aveva fatto l'autopsia, l'aveva estratti, dentro dei barattoli. Ma leggiamo la perizia Arcese e Iadevito. Corre l'obbligo di precisare che i proiettili e i frammenti di essi, repertati in occasione del duplice omicidio in argomento, furono conservati e in seguito consegnati ai sottoscritti nelle condizioni in cui appaiono alle fotografie. Come è evidente, essi si trovavano all'interno di provette in vetro, ermeticamente chiuse e in condizioni precarie di conservazione, poiché ricoperti di sostanze organiche, in decomposizione, allo stato liquido e solido. Questi erano stati estratti dal corpo dei disgraziati, non erano stati puliti, e questo, vabbè, se erano stati puliti si perdeva anche di più il DNA, ma in ogni caso quel DNA che ci poteva essere rimasto dell'assassino, in mezzo a tutto quel putredume, io non penso che si sia mantenuto. Il non aver effettuato una tempestiva pulizia e l'averli repertati in contenitori che non consentivano l'evaporazione dei liquidi ha condotto come conseguenza a una trasformazione chimico-fisica degli strati superficiali della lega in piombo con la quale i proiettili erano stati fabbricati. Addirittura su alcune parti sono state notate al microscopio vistose formazioni microcristalline che, interessando impronte di vitale importanza ai fini dell'indagine balistica, hanno reso vano, per aver distrutto microstriature di tipo filamentoso, ogni eventuale esame comparativo. Cioè, questo sistema di conservazione
ha prodotto su questi proiettili, praticamente sono stati erosi, cioè questa sostanza organica ha determinato la formazione di cristalli e così via. Io penso che tutta questa zona, se gli esperti hanno esaminato il proiettile, è stata tirata via. Cioè il proiettile è stato ripulito, per cui se c'era rimasto qualcosa, cioè veramente a quel punto lì non c'era davvero più niente, ma non è ancora finita, perché andiamo a vedere proprio quel proiettile sul quale Ricci trovò del DNA che era riconducibile a Minervini e che secondo Iovino conterrebbe del DNA alternativo, forse del mostro. Allora, del DNA alternativo sicuramente lo conterrà, ma che sia del mostro non è possibile. Perché? Allora, quel proiettile è questo, quello in fondo, 83A2, frammento di proiettile calibro 22 LR in piombo del peso di grammi 1,71. Questo qui è un frammento di proiettile, come si vede è tutto schiacciato. Qui vediamo un confronto degli esami di questo proiettile che è A2 per Minervini e 706-69 per Ricci. Vediamo un confronto, è la tabella di destra, con il proiettile V3, la tabella di sinistra, che per Ricci è di codice 706-103. Questo proiettile si capisce anche da dove deriva. Vediamo, si legge sulla perizia Arcese-Iadevito. Proiettile di cui alla fotografia numero 14, vedremo che è proprio questo. Si tratta di un grosso frammento di proiettile in piombo profondamente deformato dal peso di grammi 1,704 e qui dice 1,71, per cui è lui, non ce ne sono altri con un peso simile, è proprio lui. Poi dice ancora la perizia che questi tre proiettili, questo più i due che vengono descritti di seguito, che sono più integri, furono rinvenuti nel contenitore in vetro sul quale appariva una targhetta con scritto Meyer-Wilhelm. Cioè questi tre proiettili, compreso questo, sono quelli estratti dal corpo di Horst, il ragazzo moro. E questo qual è? Questo è il frammento di proiettili che gli fu estratto dalla nuca. Questo frammento è una parte di un proiettile che venne sparato dalla fiancata sinistra dopo i primi due. Allora i primi due vennero sparati dalla fiancata destra e colpirono Horst, uno al fianco e uno a un gluteo. Quello al fianco mi sembra che arrivò al cuore e lo uccise all'istante. Poi l'assassino andò dall'altra parte dove sparò altri 3 colpi, 2 dai finestrini e 1 dalla lamiera. Uno dei 2 colpi dai finestrini forse colpì il ragazzo biondo a una coscia, mi sembra che fu ferito a una coscia di striscio. In ogni caso picchiò contro la lamiera, si ruppe e un frammento colpì la nuca di Horst. Questa è l'unica spiegazione della presenza di quel colpo sulla nuca di Horst. Questo è il proiettile sul quale Iovino avrebbe arguito che c'è del DNA dell'assassino. Ma non è possibile, cioè questo è il DNA eventualmente che accompagnava quello di Minervini, sarà il DNA dice Iovino che non è quello del suo assistente, non so, ha esaminato anche il DNA del suo assistente, di questo Andrea, quello che è Andrea Allegri. Sarà di un poliziotto del poliziotto che ha consegnato i reperti. Io penso che sicuramente non può esserci del DNA del mostro su quel frammento di proiettile. Ma allora, la conclusione di tutta questa cosa qual è? È che è vero, cioè su questi proiettili, su questi bossoli, non si può sperare di trovare il DNA dell'assassino, non si può assolutamente sperarlo. Si può però trovare, si potrebbe trovare del DNA dell'assassino effettivamente sotto le unghie di Stefania Pettini. Prima di tutto vediamo come Stefania Pettini venne uccisa. In breve, la dinamica qual è? L'assassino sparò i suoi 9 colpi, tutti dal finestrino del guidatore. 2 li mandò fuori bersaglio, i primi 2 li mandò nella spalliera, gli altri 7 con 5 colpì il ragazzo e lo uccise,
Con 2 colpì, che andarono fuori bersaglio perché il bersaglio non era lei, colpì comunque la ragazza alle gambe. Uno di questi, che uscì dall'altra parte, picchiò contro una superficie dura, contro la lamiera, non so io, dello sportello, cioè una superficie dura, si ruppe e 3 frammenti colpirono la ragazza al fianco. Poi l'assassino girò dalla parte della ragazza e aprì la portiera, quella portiera che probabilmente era stata aperta o era stata tirata sulla sicura da Pasquale, che stava cercando di fuggire, o anche da Stefania, che anche lei cercava di fuggire. In ogni caso l'assassino trovò la portiera aperta, trovò la sicura su, aprì la portiera e si gettò sulla ragazza. Noi abbiamo un'unghiatura alla confluenza tra le 2 labbra a sinistra, qui. È un'unghiatura di pollice, come dice De Fazio, e l'assassino, che le voleva chiudere la bocca, secondo me era in questa posizione. Io non trovo posizioni differenti. Cioè l'assassino con la mano sinistra le chiudeva la bocca, con la mano destra cercò di palpeggiarla. Come si vede, in questa posizione è possibile che la ragazza sia riuscita a graffiare l'assassino, a graffiarlo in faccia, magari non addosso, perché addosso era coperto dai vestiti, ma magari in faccia, magari sulla mano. È possibile pertanto che sotto le sue unghie ci fossero dei frammenti di epidermide dell'assassino. Però qual è il problema? Il problema è, prima di tutto, che quelle unghie potrebbero essere state pulite da chi poi la preparò per il funerale. Poi bisogna vedere, dal 74 al 2024 sono passati 50 anni. E quel corpo in 50 anni, cos'è rimasto? È rimasto qualcosa? Sono rimaste solo le ossa? Io penso sia difficile. Se il corpo si è corificato, perché qui dipende, per esempio il corpo di Narducci fu trovato in buone condizioni, a parte erano passati soltanto, tra virgolette, 17 anni, qui ne sono passati 50, però quel corpo era corificato, credo, se anche il corpo di Stefania Pettini fosse corificato, magari potrebbe essere che quell'unghiatura che l'assassino le lasciò vicino al labbro, potrebbe essere che avesse delle tracce delle cellule sue, potrebbe anche essere. Ma allora io immagino che un'operazione del genere, insomma, i genitori di questa povera ragazza sicuramente saranno morti e non soffriranno più, non so se ha fratelli, se ha sorelle, insomma, penso che comunque una riesumazione del suo cadavere non sia un'operazione che porti felicità, porta molta tristezza, diciamo molto dolore, per cui prima di farla bisognerebbe avere una certa speranza. Io mi chiedo, no, ma abbiamo questa speranza dell'impronta, abbiamo l'impronta di Vicchio che potrebbe essere confrontata con altri personaggi, con le impronte di altri personaggi. Io ho suggerito Giancarlo Lotti, che ritengo che sia l'assassino, ma supponiamo pure che io mi sbagli. Magari potrebbe aver ragione Paolo Cochi, avendo identificato in quel certo Paolo qualcosa, l'assassino vero. E allora, questo che io sappia è stato in carcere, esistono le sue impronte, è morto anche lui, esistono le sue impronte, che si vada a fare il confronto con quelle impronte lì. Cioè il confronto è stato fatto con le impronte di Vanni, Pacciani, ma ci sono anche altri. Di Narducci non mi ricordo se è stato fatto il confronto o se esistono le impronte di Narducci, ma insomma ci sono altri sospettati che sono stati indicati. Antonio Vinci, ecco, un altro potrebbe essere Antonio Vinci. Di Antonio Vinci se ne ha dette tante, no? Potrebbe essere anche lui, c'è chi crede che il mostro sia stato lui, e allora fate il confronto anche con le impronte di Antonio Vinci. Nell'84 potrebbe essere stato lui. Cioè io non credo proprio, se mi ascolta Antonio Vinci deve sapere che io assolutamente non ho il minimo sospetto su di lui, però se si vuole andare a cercare una verità storica, che si facciano questi confronti. Se uno di questi confronti desse risultati positivi, allora da un punto di vista processuale, io non so se poi si potrebbero riaprire processi, ma io non credo, ma in ogni caso il confronto non sarebbe valido perché l'impronta è parziale, però sarebbe un'indicazione di chi potrebbe essere l'assassino. Allora a quel punto
si potrebbe dire andiamo a fare un ultimo tentativo. Prima di tutto acquisiamo il DNA di questo personaggio, sia chi sia. Per esempio, nel caso di Lotti si potrebbe acquisire da dei consanguinei che esistono. Nel caso di questo Paolo non so se esistono dei consanguinei, si potrebbe, nel caso di Antonio Vinci, io so che lui è ancora vivo, io penso che lui è ancora vivo e in buona salute, per l'amor di Dio, penso che è più giovane di me, per cui magari lui potrebbe dare il suo DNA per togliere ogni chiacchiera possibile che su di lui lo potrebbe dare spontaneamente, no? Ma insomma, e a quel punto, avendo il termine di paragone, allora si può fare questo tentativo di trovare il DNA una volta escluso, cioè si fa il controllo con il DNA dei pantaloni di Jean Michel. E se quello risulta positivo, i giochi sono già finiti. Se no, si fa il controllo con il DNA, si va a cercare il DNA anche qui, anche sul cadavere della povera ragazza del 74. E magari, chi lo sa, per fortuna si trova. Ecco, io credo che prima di andare a fare questa esumazione bisognerebbe avere un sospettato del quale si ha il DNA. Se no si va a prendere il DNA, cosa fa? Si confronta ancora con quello di Vigilanti per il quale il confronto con l'impronta è risultato negativo? Io penso che bisognerebbe acquisire un DNA di un sospettato un pochino più papabile. Io suggerisco che per trovarlo di fare prima un tentativo sul confronto dell'impronta. Vi saluto.